Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui raccontiamo lo spettacolo con calma, rispetto e un ritmo chiaro, perfetto anche per chi ascolta in text-to-speech. Prima di iniziare, se vi piacciono gli approfondimenti lunghi e curati, vi chiedo un piccolo gesto che fa la differenza: mettete mi piace, iscrivetevi e, se desiderate sostenermi in modo diretto, cliccate su Unisciti. Il vostro supporto rende possibili contenuti come quello di oggi, dedicato a due nomi che amate e seguite da tempo, Mahsine Marabet e Cenk Torun. Nelle ultime ore la cronaca di spettacolo si è accesa attorno a una frase attribuita a Mahsine Marabet. Un passaggio sincero, nato durante una conversazione a margine di un incontro con la stampa, ha fatto il giro dei social e ha rimesso al centro il suo rapporto con Cenk Torun. Non parliamo di un annuncio ufficiale, non parliamo di una data, né di etichette. Parliamo di una confessione che suona come una finestra aperta su una vita raccontata finora con estrema discrezione. Da qui ripartiamo, rimettendo in fila i fatti e separandoli dalle interpretazioni, perché quando la curiosità cresce è facile scambiare la suggestione per certezza. Chi conosce la parabola artistica di Mahsine Marabet sa quanto la sua immagine pubblica sia costruita su una linea chiara, rigore professionale, misura nella comunicazione, scelte di copione che privilegiano il lavoro sull'emozione più che l'effetto. Cenk Torun, dall'altra parte, è stato spesso descritto come l'attore capace di trasformare una scena con un dettaglio minimo, un attimo di silenzio, un cambio di ritmo. Insieme hanno condiviso 7 promozioni, e di quel periodo è rimasta nell'immaginario una intesa che il pubblico ha percepito come autentica. Non è la prima volta che i fan leggono tra le righe, ma questa volta la scintilla è arrivata da una frase pronunciata da Mahsine in un momento in cui nessuno si aspettava che la sua voce scivolasse dal lavoro al privato. Secondo le ricostruzioni, la domanda che le è stata posta era semplice: che cosa significa oggi per te stabilità? La risposta lo è stata meno. Mahsine ha parlato di fiducia, di casa, di una presenza che non occupa lo spazio ma lo crea. Ha detto che, per lei, contano i gesti più delle definizioni. Da quel punto, il passaggio è stato rapido. In poche ore, l'eco della conversazione ha collegato quelle parole a Cenk Torun, e la rete ha fatto il resto. Il condizionale è evaporato, le timeline si sono riempite di ipotesi, vecchie interviste sono riemerse come indizi, e ogni foto è diventata una mappa da decifrare. Qui è importante tenere i piedi per terra. Non esistono annunci ufficiali. Mahsine Marabet non ha pubblicato comunicati, Cenk Torun non ha commentato. Esiste però un dato nuovo, ed è nella disponibilità di Mahsine ad ammettere che dentro la sua vita privata esista una trama che non vuole più negare, pur senza consegnarla ai riflettori. Una disponibilità che non è esibizione ma maturità. In una fase della carriera in cui entrambe le figure sono al centro dell'attenzione, scegliere di parlare in prima persona significa due cose: togliere potere alle voci e dare peso alle parole. Per capire la portata di questa confessione, conviene ricostruire il percorso recente dei due. Negli ultimi mesi, Mahsine ha attraversato una stagione artistica intensa, con progetti che hanno richiesto concentrazione e una gestione ferrea del tempo. La sua comunicazione social si è adeguata a questa esigenza: poche immagini, pochissime caption, molta sostanza. Cenk, parallelamente, ha calibrato le apparizioni in modo più selettivo, scegliendo contesti ordinati, incontri con i fan in situazioni sicure, promozioni centrate sui ruoli e non sulla vita privata. In questo quadro, il fatto che Mahsine abbia deciso di sporgersi oltre la linea abituale non è un dettaglio, è un segnale. Cosa ha detto esattamente? Non esiste un virgolettato ufficiale e non correremo il rischio di inventarlo. Ma chi era presente parla di un racconto misurato, in cui la parola complicità è tornata più volte, insieme a immagini di quotidianità concrete. Niente gesti plateali, niente effetti speciali. Dettagli minimi, un pranzo saltato che diventa una telefonata, una prova di copione condivisa in silenzio, la decisione di ridurre presenze pubbliche quando si prepara un personaggio difficile. Piccole scelte che, sommate, fanno una strada. Qui non si costruisce un romanzo, si descrive una postura verso l'altro. La reazione del pubblico è stata immediata. Da una parte, l'ondata romantica.
Migliaia di commenti che hanno letto nelle parole di Massine la conferma di quello che speravano da tempo. Dall'altra, la corrente prudente, più interessata al modo in cui una persona famosa decide di gestire i confini che non alla definizione del rapporto. In mezzo, una maggioranza silenziosa che ha colto l'aspetto più importante di questa vicenda, il rispetto. Perché una confessione non obbliga a un'esposizione costante, non affida il timone dei prossimi mesi alle richieste del pubblico. Apre solo la porta, senza lasciare che chiunque entri. C'è poi un livello professionale che non va trascurato. Massine e Cenk sanno che ogni parola pronunciata in pubblico può riflettersi in un set, in una sala prove, in una riunione con la produzione. Per questo, dicono persone vicine, la regola che hanno scelto è semplice: prima il lavoro, poi il resto. Significa non trasformare la relazione in carburante promozionale. Significa poter dire di no a scatti costruiti a tavolino. Significa accettare che, in alcuni periodi, la narrazione resti sospesa e che il pubblico debba aspettare i fatti. Una scommessa rischiosa nel tempo veloce dei social, ma probabilmente l'unica che consente a una storia di durare. Molti si chiedono che cosa cambi concretamente dopo la confessione. La risposta più onesta è: poco, per chi guarda da fuori. Potremmo vedere meno indizi e più risultati. Potremmo assistere a una seconda fase di comunicazione ancora più sobria. Potremmo, a sorpresa, scoprire che la vera novità è una serenità diversa che si riflette sullo schermo. Quando la vita privata trova un equilibrio, il lavoro ne beneficia. Gli attori tornano sul set con energie chiare, e lo spettatore lo percepisce. Non servono didascalie per capirlo. Una parte della conversazione di queste ore riguarda anche la famiglia e gli amici. Chi frequenta la coppia ripete lo stesso concetto: i cerchi intorno a Massine e Cenk sono stretti, discreti, abituati a proteggere. Non è un caso se la frase che ha acceso il dibattito sia uscita direttamente da lei e non da voci di corridoio. È un modo per indicare la direzione e, allo stesso tempo, per mettere un limite. La vita privata non è una serie, non ha un palinsesto che il pubblico possa regolare. In mezzo a tanti commenti, c'è un rischio da evitare. Quando si parla di sentimenti altrui, soprattutto di persone molto esposte, è facile costruire giudizi, suggerire percorsi, proiettare desideri. Ma nessun racconto è più vero della scelta di chi lo vive. Oggi sappiamo che Massine ha deciso di non nascondere l'esistenza di un legame che per lei conta. Non sappiamo se diventerà qualcosa di diverso, non sappiamo se avrà un annuncio, non sappiamo se e quando li vedremo insieme in contesti pubblici. E va bene così. È il prezzo della libertà e, insieme, la sua garanzia. Proviamo a immaginare 3 possibili scenari, tutti coerenti con questa fase. Primo scenario: complicità protetta. La relazione esiste e si nutre di gesti quotidiani, lontano dai riflettori, senza cambiamenti apparenti per chi guarda. Secondo scenario: alleanza creativa. Un progetto futuro li riunisce, non come ripetizione del passato, ma come passo in avanti nella loro ricerca artistica. Terzo scenario: amicizia solida. La confessione riguarda un affetto profondo che non chiede definizioni romantiche e trova una forma stabile nel tempo. In tutte e 3 le ipotesi, la parola chiave è la stessa: tempo. Un tempo che scorre al ritmo delle persone, non degli hashtag. Se siete arrivati fin qui, sapete perché questa vicenda merita un racconto così lungo. Perché parla di un modo diverso di stare nello spazio pubblico. Di una donna che decide di prendersi la responsabilità della propria voce. Di un uomo che continua a essere valutato per il suo lavoro e per la misura dei suoi comportamenti. Di un pubblico che, se vuole davvero bene agli artisti che segue, impara a stare un passo indietro quando serve. È un patto non scritto che conviene a tutti, perché abbassa il rumore e alza la qualità delle conversazioni. Chiudo con un'immagine semplice, senza luci di scena. È sera, una cucina in penombra. Sul tavolo, 2 tazze di tè, un copione con appunti a matita, un telefono rovesciato a schermo in giù. Massine ripete una battuta e ne prova un'altra, cambiando un accento. Cenk ascolta, sta in silenzio, poi dice solo: questa suona meglio.
Non c'è più nulla da aggiungere. È lì, in quel gesto minimo, che una confessione si trasforma in realtà quotidiana. Non per chi guarda, ma per chi vive. Se questo racconto vi è piaciuto, ditemi nei commenti che cosa pensate sia davvero cambiato dopo le parole di Massine Marabet e quale dei tre scenari vi sembra più vicino alla loro verità. Leggo tutto e porterò nel prossimo video le riflessioni più interessanti. E se volete che questo canale continui a raccontare storie con questa cura, ricordate mi piace, iscrizione e campanella. Qui non inseguiamo i rumor, li mettiamo in ordine.